Aggiornamento di calciomercato Inter e non solo. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioniteristi in questo nuovo episodio di inizio settimana in cui facciamo un bel punto della situazione completo per rimettere un po' ordine tra tutte le notizie che stanno emergendo in questo momento. Cerchiamo di capire a che punto siamo e soprattutto che cosa possiamo aspettarci che accada all'interno di questa settimana appena iniziata. Vi chiedo subito di lasciare un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, cliccate subito sul tasto iscriviti. Abbiamo superato il muro dei 55.000 iscritti sul canale, quindi vi ringraziamo davvero per il grande supporto e vi invito ad iscrivervi anche per non perdervi ovviamente tutti i contenuti che pubblichiamo ogni giorno e in questa settimana ci saranno diversi approfondimenti importanti assolutamente da non perdere. Parliamo però delle notizie del momento. Partiamo dal mercato e soprattutto partiamo da Lazar Samardzic, perché venerdì sul canale abbiamo pubblicato un approfondimento verticale dedicato interamente a Samardzic, perché qualcosa avevamo intuito che si stesse già muovendo, sapevamo che qualcosa stava accadendo proprio in quelle ore ed infatti poi il giorno dopo la pubblicazione del nostro contenuto un po' tutte le testate sono uscite con una trattativa molto avanzata tra l'Inter e l'Udinese per il centrocampista serbo nato in Germania. Una trattativa non ancora conclusa, va detto, perché bisogna sistemare ancora gli ultimi dettagli relativi soprattutto alle formule, a come trovare il giusto incastro tra tutte queste formule e a come verrà inserito Fabian come parziale contropartita in questo affare. L'accordo però sulla valutazione complessiva del giocatore c'è già, i contorni dell'affare ci sono già, un'intesa anche col giocatore è stata di fatto raggiunta. Aspettiamo quindi in queste ore un nuovo aggiornamento tra le due società che si torneranno a parlare e diciamo che si conta di chiudere un po' tutto con il rientro dell'Inter dalla tournée in Giappone, che sarà appunto importante per definire gli ultimi dettagli. Rientro che è fissato per mercoledì perché domani, martedì 1 agosto, si giocherà la seconda e ultima amichevole dell'Inter in terra giapponese, si affronterà il PSG di Milan Skriniar, fischio d'inizio alle 12:30 italiane, la seguiremo ovviamente in diretta sul canale di Passione Inter, quindi vi aspettiamo dalle 11:45 del mattino come sempre per il prepartita, il racconto della gara, l'analisi di quello che vedremo in campo e poi tutte le altre notizie. In questa partita dovrebbe fare il debutto anche la seconda maglia dell'Inter che è stata presentata ufficialmente nelle scorse ore. Per chi ci segue in video vi mostro le immagini dal nostro profilo Instagram ufficiale di Passione Inter, dove tra l'altro abbiamo appena raggiunto anche i 36.000 followers, quindi grazie per averci seguito anche su Instagram. Divisa bianca comunque con la striscia diagonale nerazzurra che all'altezza dello sponsor, diciamo, si interrompe, diventa pixellata e il nerazzurro si inverte nella parte sotto. Una trave, una trama, diciamo, ecco, che in chiave più innovativa riporta, uno stile che l'Inter aveva già avuto più volte nella sua storia. Personalmente mi piace molto e devo dire che anche lo sponsor in questa, versione un po' meno impattante rispetto alla prima maglia, mi rimane più gradevole, ecco. Fatemi sapere un po' nei commenti che ne pensate anche voi. Per chiudere un po' il discorso anche sull'amichevole con il PSG, sarò molto curioso ovviamente di rivedere Skriniar che si è macchiato anche di un grave errore nel weekend in un'amichevole persa contro una formazione locale, ma sarò molto curioso soprattutto di, vedere Thuram, per capire ancora un po' l'evoluzione, come sta procedendo l'integrazione negli schemi di Inzaghi e di conseguenza diciamo che cosa serve davvero in maniera più urgente come caratteristiche per completare l'attacco con il mercato. Sul tema attacco c'è una premessa importante da fare, una cosa che vi ho anticipato circa 2 settimane fa, subito dopo l'esplosione del caso Lukaku e che viene sempre più confermata, ovvero se dipendesse soltanto da Inzaghi, dall'allenatore, molto probabilmente ci sarebbe Morata già oggi con la maglia dell'Inter. Il punto però è che, la dirigenza in questo mercato ha preso una decisione molto netta a livello strategico e almeno di cambi in corsa, mi sembra che l'idea della dirigenza dell'Inter sia quella di dire su giocatori over 30 o comunque che non rappresentano un potenziale da valorizzare anche in ottica futura, si investono delle cifre contenute se non addirittura, a parametro zero. Gli investimenti forti invece vengono fatti su dei giocatori più futuribili o comunque vengono pianificati su dei giocatori più futuribili. Quindi in tal senso ribadiamo che per la dirigenza il nome in pole position rimane come profilo ideale quello di Balogan dell'Arsenal. Più indietro c'è Beto dell'Udinese e
attenzione sempre a Gianluca Scamacca, che invece è in risalita anche per un motivo piuttosto semplice. Rispetto magari agli altri profili, che sono stati accostati, è probabilmente più semplice da raggiungere anche come formule. È vero che Scamacca ha parlato di recente anche pubblicamente del suo interesse per la Roma e, diciamo, manifestato anche questo suo legame con la Roma. L'Inter però su Scamacca c'era già forte 1 anno fa, lo voleva già prendere 1 anno fa. Si può fare forse con una formula iniziale del prestito ed è un giocatore che secondo me nell'Inter che sta nascendo può starci benissimo come caratteristiche. Aggiungo poi su Correa, non è una notizia mia, ma leggo soprattutto Pedulla e Sport Italia, mi sembra che si dicono ottimisti o comunque che all'Inter fanno filtrare un po' di ottimismo e di buone sensazioni sul fatto che possa partire anche Joaquin Correa e potrebbero esserci sviluppi su Correa dopo il ritorno dal Giappone. Magari perché anche solo come risparmio a livello di costo squadra Correa ti libera a bilancio uno spazio non da poco, a quel punto però di attaccanti ne servono 2. Quindi occhio perché chissà magari che l'idea non possa essere quella di puntare subito su Scamacca per anticipare soprattutto la Roma, che è la vera principale insidia, ma sembra per il momento ancora bloccata da alcune cessioni da fare, come ad esempio quella di Ibañez prima di poter affondare il colpo e poi, una volta bloccato Scamacca, magari provare poi più avanti, facendo partire Correa, anche l'altro attaccante da aggiungere, magari proprio lo stesso Balogan, che è l'idea, lo ribadisco, principale, puntando ad abbassare però le richieste dell'Arsenal, che comunque vuole venderlo, lui vuole partire, scadenza 2025, con il mercato che va avanti magari puoi riuscire a trovare un incastro migliore. Può essere un'idea da tenere attenzionata. Su Jonathan David invece, me lo avete chiesto in tantissimi, l'attaccante del Lille molto forte. Sabato pomeriggio avevo mandato un messaggio nella redazione di Passione Inter e poi lo abbiamo condiviso nel club dove dicevo che domenica sarebbero uscite delle notizie su David. Non sono uscite domenica, sono uscite lunedì mattina, ma sono uscite soprattutto sulla Gazzetta dello Sport e poi un po' tutti gli altri. Personalmente non mi sembra una pista praticabile per l'Inter di oggi e mi dà anzi l'idea, diciamo, più di un qualcosa fatto circolare anche dall'entourage del giocatore o da qualcuno che gli è vicino, perché ad agosto si aprirà un giro di attaccanti veramente pazzesco, con tanti grandi nomi che possono muoversi e David per il momento, diciamo, è rimasto un po' indietro a livello di interessamenti, quindi potrebbe essere un discorso anche più mediatico che concreto per me. In ogni caso questa dovrebbe essere la settimana in cui capiremo meglio la strategia definitiva sull'attaccante, con anche un faccia a faccia che potrebbe esserci con Inzaghi e occhio all'ipotesi di doppio colpo che vi dicevo poco fa. Velocemente poi sulle altre priorità, il portiere innanzitutto con Jan Sommer, io lo so che sta diventando una telenovela, però la situazione non cambia. L'Inter ha già un accordo di massima col giocatore, anche col Bayern, da quello che mi risulta e che risulta a noi di Passione Inter, l'affare è praticamente impostato di fatto. Lo scoglio principale sembra essere soprattutto quello legato al fatto che il Bayern voleva prendere prima Mamardashvili, il giovane talento del Valencia, in porta, ma costa tanto e non si è ancora chiuso. Il Brentford non ha ceduto Raya, che era la prima alternativa. Se si chiarisce un po' cosa farà il Bayern col portiere, si sbloccherà Sommer che, rimane l'obiettivo principale dell'Inter da mettere dentro subito. Mercoledì il Bayern giocherà anche l'ultimo amichevole in Asia, poi rientrerà, in Germania. Mi aspetto quindi che dopo questo rientro in Germania si possa arrivare, ad una quadra e a saperne di più. Poi per il secondo portiere invece, come vi dicevo anche la scorsa settimana, non risultano purtroppo nuovi contatti tra le parti con lo Shakhtar per Trubin, quindi ho la sensazione che al momento la pista sia un pochino congelata, un pochino ferma. C'è sempre Audero da tenere d'occhio della Samp, ma si possono aprire anche altre piste alternative per il secondo portiere. Filip Stankovic invece orientato ad andare in prestito. In difesa poi c'è sempre Toloi da tenere sotto osservazione, in questi giorni ne sapremo di più anche sulla reale volontà di Gasperini dell'Atalanta di farlo partire. Si potrebbe fare se l'Atalanta accetta, diciamo, delle cifre contenute, anche se hanno appena incassato tanto anche da Højlund dal Manchester United, un giocatore comunque che sarebbe pronto subito e Inzaghi, diciamo, lo vedrebbe probabilmente di buon occhio. Però
Sabato parlavo con un amico e, ne abbiamo parlato anche già nel club nelle scorse ore, mi è stato detto di prestare un po' attenzione a tanti movimenti che l'Inter sta facendo in Inghilterra anche, tramite degli intermediari e, per esempio o in attacco abbiamo detto di Balogan, c'è chi ha parlato di un contatto per Mitrovic, in difesa invece vi ho sempre detto che la pista Chalobah sullo sfondo è sempre viva, visto che il Chelsea tra l'altro sta prendendo Disasi dal Monaco. Chalobah a maggior ragione finisce in vendita, per il momento le cifre, le richieste sono alte, ma vedremo. Poi l'Inter, se vi ricordate, in Inghilterra comunque aveva già sondato anche altri nomi con Adara Bioyo del Fulham, con Tanganga del Tottenham, qualcosa può muoversi, la sensazione però è che se non sarà subito Toloi bisognerà attendere agosto un pochino più avanzato per vedere che cosa si può muovere anche in questo mercato inglese. Questo era un po' un maxi punto, quindi con le notizie del momento e anche del mercato. Molto succederà dopo l'amichevole del PSG, potrebbe esserci un incontro, come dicevo con Inzaghi, anche per portare avanti il discorso del rinnovo di contratto. Ne approfitto quindi per ripetervi che ci rivedremo in diretta alle 19:30 come ogni giorno con tutti gli aggiornamenti. Martedì per la partita contro il PSG alle 11:45, la seguiamo insieme e analizziamo un po' anche tutti gli altri sviluppi. In settimana poi, manderemo un aggiornamento relativo al file per gli abbonamenti televisivi, quindi la scorsa settimana abbiamo lanciato il nostro lavorone per presentarvi tutte le offerte per potervi abbonare alle varie piattaforme televisive e seguire le partite dell'Inter. Ci sono stati degli aggiornamenti perché alcune offerte sono scadute, ve li porteremo, come detto, in settimana. In descrizione quindi trovate il link per scaricare la guida agli abbonamenti televisivi in maniera completamente gratuita. Fateci un salto, cliccate e la scaricate gratuitamente. E trovate poi, per chi ci ascolta in podcast, anche un altro approfondimento da non perdervi. Basta cliccare sempre al link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube, invece, vi basta cliccare qui.